Vergine di Coromoto. Le scioccanti scoperte al microscopio. La reliquia della Vergine di Coromoto è avvolta da storie affascinanti, legate a misteriose apparizioni e fenomeni miracolosi. Secondo la tradizione, la Vergine apparve per la prima volta nel 1651 al capo della tribù Coromoto, nel Venezuela, invitandolo insieme al suo popolo alla conversione. Il capo, però, in un gesto di rifiuto, cercò di allontanarla, e fu in quel momento che accadde un fatto straordinario. L'8 settembre 1652, nelle sue mani rimase una piccola immagine della Vergine, inspiegabilmente impressa su una specie di pergamena e venerata da allora come una reliquia miracolosa. La reliquia della Vergine di Coromoto è stata recentemente oggetto di indagini al microscopio che hanno rivelato dettagli sorprendenti. Gli esperti hanno scoperto che l'immagine della Vergine, pur essendo minuscola, misura solo circa 27 x 22 mm, presenta una qualità artistica e una complessità microscopica difficilmente spiegabili con le tecniche disponibili nel XVII secolo. Vediamo cosa è stato scoperto. Nonostante il materiale su cui è impressa l'immagine della Vergine di Coromoto resti ancora sconosciuto, nel corso dei quasi 4 secoli dalla sua comparsa, la piccola immagine ha subito il deterioramento dovuto a vari fattori. Tuttavia, quando le autorità ordinarono il restauro, nel 2009, emersero scoperte straordinarie che hanno suscitato grande stupore e interesse. Durante il restauro della reliquia della Vergine di Coromoto, a cui parteciparono scienziati, restauratori ed esponenti della Chiesa, vennero registrate riprese video di tutte le fasi del processo. La prima sorpresa arrivò quando il reliquiario, che era sigillato, si aprì improvvisamente da solo, senza alcuna spiegazione. L'immagine, gravemente deteriorata e macchiata, era incollata al vetro del reliquiario. Senza l'intervento dei restauratori o l'uso di sostanze chimiche, l'immagine cominciò a staccarsi spontaneamente. La prima fase del restauro era prevista per essere completata dalle 3 alle 7 settimane, ma sorprendentemente l'immagine iniziò a restaurarsi autonomamente in soli 6 giorni, con le parti mancanti che si ricostruivano da sole. Misurando il pH del supporto e del contenitore, fu rilevata una certa acidità e contaminazione, ma l'immagine risultò immune da questi danni. Questo processo continuò, svelando nuove scoperte ogni volta che veniva esposta ai microscopi ad alta risoluzione. Inoltre, si scoprì che l'inchiostro che definisce l'immagine non aderisce alla superficie, ma galleggia sopra, come accade con la tilma della Vergine di Guadalupe. L'esame degli occhi della reliquia ha suscitato una grande sorpresa, poiché non esistono spiegazioni scientifiche convincenti. Nell'occhio sinistro si trovano un'iride, un cristallino e una retina, e in essa si riflette una figura umana, ovvero quella dell'indio che teneva in mano la piccola pergamena. Nell'occhio destro sono visibili cellule epiteliali tipiche di un occhio umano vivo. Inoltre, l'iride dell'occhio sinistro ha la forma di una mappa del Venezuela, con l'immagine di Gesù al centro. È interessante notare che il Venezuela è l'unico paese al mondo consacrato al Santissimo Sacramento dell'altare e al Sacro Cuore di Gesù. Lo sfondo dell'immagine raffigura l'interno di una capanna indigena. Le colonne ai lati sono rappresentate attraverso intrecci di canne, tipici dell'artigianato indigeno. Sopra di esse compaiono parole in aramaico, tra le quali è stata tradotta la frase «La più grande donna piena di grazia». Nonostante l'immagine del bambino Gesù sia ancora parzialmente deteriorata, durante il processo di autorestauro è emersa una rappresentazione del volto del bambino che inspiegabilmente non appare composta di stoffa o fibra vegetale, come ci si potrebbe aspettare, ma presenta caratteristiche simili a quelle della pelle umana. E mentre il naso della Vergine ha le sembianze di una prua di nave, ricordando la vittoria di Lepanto, la corona della Vergine è rappresentata da un pennacchio di piume, tipico copricapo indigeno, che però sono a forma di giglio, simbolo di regalità. Sulla sua fronte, inoltre, è visibile una costellazione di stelle, disposta esattamente come appariva nel cielo l'8 settembre 1652 alle 18:30, l'ora dell'apparizione. Altri eventi miracolosi sono associati alla data delle apparizioni della Vergine di Coromoto. A Guanare, nei pressi del luogo dell'apparizione, sono comparse farfalle gialle con un segno sorprendente. I numeri 8 e 9 incisi sulle ali, a ricordare simbolicamente l'8 settembre.
Queste farfalle sono riapparse in prossimità delle celebrazioni della Vergine. Anche a Caracas, alcuni fedeli raccontano di aver visto farfalle apparire subito dopo aver pregato la Vergine con fervore. Alcuni hanno conservato queste farfalle, osservando sulle ali l'incisione della stessa data. Sebbene gli studi scientifici sulle farfalle di Coromoto non abbiano fatto molti progressi, i fedeli le considerano manifestazioni mariane. La loro apparizione è spesso accompagnata da eventi miracolosi, rafforzando la devozione e la fede di chi le osserva.